pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi parliamo di un attrezzino, la Tag Punch, che ho ricevuto dalla Crispire e quindi oggi vi mostro come si utilizza. È molto facile e secondo me può tornare veramente utile. Naturalmente questo, come avrete capito, è un video in collaborazione con la Crispire, con cui avevo già collaborato in precedenza. Se siete perse il video unboxing oppure quello in cui vi mostro questi gratta e vinci, vi metto tutti quanti i link giù per andarli a vedere. Allora, questa punch è veramente, secondo me, molto comoda e pratica. Questa punch, che in realtà è una punch particolare, poi dopo giro la camera e ve la mostro, praticamente ci dà la possibilità di realizzare tag di larghezza diversa, naturalmente giocando poi noi anche sulla lunghezza. Quindi con un'unica tag, con un unico attrezzo potrete avere tag di dimensioni diverse, di 3 dimensioni diverse. Poi vedrete nei dettagli, dopo prenderemo il righello e vi dirò nel dettaglio le misure. Qua è indicato 2 pollici e mezzo e 1 pollice e mezzo. Quindi poi vi dirò più o meno in centimetri, adesso a mente così non so, vi direi delle sciocchezze. Quindi secondo me sono molto carini perché si possono realizzare in previsione delle festività natalizie dei simpatici chiudipacco, dei segnalibri, ma anche dei tag, perché vedete che sono forati. Poi vedrete adesso, sempre che giro la camera, sono forati e quindi li potete inserire anche nelle agende che vi realizzate da sola, quelle con gli anelli, insomma veramente se ne può fare un largo uso. Possiamo quindi decidere varietà di larghezze e anche di lunghezze. Una cosa che vi posso suggerire è che praticamente di conservare, almeno è quello che faccio io, tutte le carte particolari che per esempio sono al di fuori della confezione. Io lo faccio un po' per riciclo e un po' perché secondo me ci sono delle carte veramente belle che tornano utili. Adesso mi alzo e qui dietro ne prendo qualcuna per farvi capire di che cosa sto parlando e quindi anche un'idea secondo me riciclo molto carina. Allora, naturalmente io l'ho utilizzata anche per accompagnare i miei bijou, quindi faccio un tag con poi delle istruzioni su come mantenere i miei bijou. Poi giro la camera naturalmente e vi mostro tutto. Adesso prendo le carte. Cosa intendo per carte carine, cartoncini da conservare? Questa è una confezione di un regalo che mi è stato fatto dell'erbolario, non lo diciamo, e veramente è stato fatto a Martina, e come questo altri regali, guardate che belli, e con questi si realizzano dei tag veramente carinissimi. Adesso giro la camera e vi mostro come funziona il nostro attrezzino. Dimentico sempre. Se non l'avete ancora fatto e mi state conoscendo con questo video, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella così da non perdere le notifiche dei prossimi video. Io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, ma non realizzo, come avrete visto, solo bijou, ma discuto sul mio canale di un po' di materiali, faccio collaborazioni con qualche azienda, quindi mi diverto e spazio un po', anche se per chi mi conosce sa che finite questo po' di collaborazioni che ormai già avevo preso l'impegno, ci dedicheremo a qualcosina poi per i regali di Natale, sperando di, di avere qualche ispirazione. Che altro dirvi? Giro la camera e vi mostro il tutto. No, scherzo, stop. C'è un'altra cosa che devo dirvi, che la Crispire ha riservato per voi che siete iscritti al mio canale un codice sconto di $5 su un acquisto minimo di 40. Basterà che andate a digitare Gabriella 5 e potrete usufruire di questo sconto. Me ne dimenticavo, ma devo dire che è doveroso. Naturalmente ho fatto altre collaborazioni con la Crispire, vedete che hanno tanti sigilli, carte, penne, buste, cera lacca, veramente è da andare a sbirciare, quindi vi metto il link giù del loro sito se voleste andare a farvi un giretto. Ok, direi che ho parlato abbastanza, giro la camera e vi mostro in opera il nostro tag.
Guardate qui quanti altri cartoncini ho conservati. Guardate, perché comunque uno può ritagliare questa parte qui e farne dei tag. Allora, vi mostro da vicino la punch. Allora, come vedete ha delle scanalature, vedete? Quindi ci sono le varie dimensioni, 1,5, un pollice e mezzo, 2 pollici e 2 pollici e mezzo. Adesso prendo anche il righello e vi dico più o meno la dimensione. Allora, quella più interna è 3,5, anche se il mio righello non si vede tantissimo, è consumato, però è 3,5 la piccola, quella intermedia è circa 5 e quella più esterna è 6,5, sempre circa. Allora, adesso io con delle forbici taglierò la misura dei miei cartoncini, la larghezza naturalmente, poi la lunghezza potrete decidere voi, è giusto per farvi capire come utilizzarli. Allora, come vedete sono andata a tagliare dei cartoncini, ne vedete di tipologie diverse, di larghezze diverse, ma anche di lunghezza diversa, perché naturalmente questa punch andrà a ritagliare il contorno da un lato, volendo se girate anche da tutti e due, poi vi mostrerò, e potete quindi decidere la lunghezza. Partiamo con la prima, quindi questa semplicemente sposto un attimo, fatta in questo modo. Quindi vado ad inserire il mio cartoncino e vado, vedete che urta va a finire qui lungo il margine, quindi mi accorgo che sono arrivata al limite e poi devo andare a panciare. Questo è il punch da 1,5. Io non ho centrato bene, vedete che si va a fare anche questa sorta di anellino, ok? Lo va come a mettere in evidenza. Ok, vado con il secondo, che è la stessa dimensione di questo, cercherò di restare dritta e di non spostarmi per centrare. Ok, vedete? Perché prima avevo girato la carta per mostrarvi il retro. Quindi, come vedete, questo è il risultato ed è molto lungo. Io volendo posso andare a panciare anche dall'altro lato. La camera non ha ripreso, ma sono andata a ritagliare anche l'altro cartoncino con la seconda dimensione di punch. Non cambia assolutamente nulla, se non che la carta è più rigida. Non cambia assolutamente nulla, se non che la carta è più rigida e quindi questo alla fine diventa un vero e proprio chiudipacco. Basta scrivere un nome, una dedica, se il retro poi è bianco, come nella maggior parte di queste carte da riciclo, il gioco è fatto. Adesso vi mostro anche la terza dimensione. Quindi vado ad inserire sempre il mio cartoncino fino in fondo, sentirò che a un certo punto non va più oltre perché sono arrivata al margine e andrò a panciare. Come potrete notare, il terzo punch è più decorato perché naturalmente più si stringe la decorazione e meno si vedrà. Quindi il primo è praticamente stondato un pochino, il secondo è un po' più stondato ed il terzo invece ha anche quest'altro scusate, decoro, quindi è un po' più particolare. Cosa si può andare a fare naturalmente sopra i nostri piccoli tag? Semplicemente un bel timbro con una scritta, oppure potete fare questi tag ed allegare qui le istruzioni, per esempio, su come conservare i vostri bijou. Io avevo realizzato delle cartoline carinissime che inserisco all'interno delle scatoline per i miei bijou, soprattutto quelle a soutache, ma naturalmente in questo momento io non le trovo, succede sempre così.
voglio mostrarvi delle cose e poi le perdo, però è un'idea. Praticamente ritaglio una striscia, ok, di circa, ve lo mostro, ok, di 19 centimetri, 18,70 circa, per la larghezza che è quella praticamente intermedia del punch qui, che è di circa 5 centimetri. Ok? Naturalmente io vi do le misure indicative per il bigliettino come l'ho fatto io e per lasciare quindi un po' di sporgenza da un lato e dall'altro, ma naturalmente voi a seconda del bigliettino che andrete a realizzare per accompagnare i vostri bijou potete variare le misure. Io ve l'ho detto indicativa, allora vado ad inserire quindi all'interno, controllo, ok, che sia arrivato al margine e vado, il mio primo punch, giro e vado dall'altro lato, verifico sempre ragazze, scusate ma non si sa mai, e vado a effettuare il mio secondo punch. Adesso semplicemente vado ad allineare, a fare una leggera pressione e dopodiché andrò ad inserire all'interno le istruzioni per mantenere in buona manutenzione i vostri bijou. Naturalmente qui potrete metterci il vostro bigliettino da visita, il vostro tag. Io per esempio a volte, sempre realizzati al computer, va bene, non l'ho tagliato ancora col punch, ma mi realizzo anche questi piccoli tag a seconda della dimensione che mi serve, ci metto un grazie o qualcosa. Diciamo che i miei bijou vengono accompagnati da queste cosine, non sempre, però se riesco lo faccio. Naturalmente colla o biadesivo, l'andate ad incollare e mettete un bel nastrino. Potreste qui aggiungere, ripeto, il vostro timbro se ce l'avete o mettere un timbro qualsiasi come quelli che vi mostro, natalizi, o potete anche firmarli a mano, non lo so, dipende da quello che voi create. Io creo bijou al sudace al bead embroidery e quindi ci metto queste piccole istruzioni. Andiamo poi a prendere qualche gessetto, se vi piacciono, questi li ho realizzati io anni fa e li conservo sempre in una scatola. Diciamo che in questo caso mi sembrano un po' eccessivi, quindi ci andrò a mettere semplicemente un nastrino. Vabbè, questo lo dovreste andare ad incollare, giusto ai fini del video vi mostro come fare. Poi prendete un bel nastrino, ok, dei colori in tinta, questo me l'ha regalato Terry, grazie Terry. E quindi così fate un nodino. Queste cose è inutile insomma che stia io a dirvele. Dopodiché andate ad incollare, quindi non si aprirà, dentro ci sono le istruzioni, e poi andate a incollare il vostro tag, un semplice grazie, non lo so ragazze, sta veramente a voi. Un po' di colla, se avete il biadesivo stick molto meglio. Io adesso qui a portata di mano ho questa e quindi utilizzerò questa. E dopodiché la chiave, potete utilizzare anche la colla artiglio, insomma per queste cosine non sprechiamo la nostra bellissima colla per bijou. State attenti però che queste colano, quindi mettetene veramente una piccola quantità, ecco, piccola piccola. Se come me ne cade un pochino in eccesso andate a tamponare, o anche con la colla a caldo. E qui naturalmente potete metterci una piccola dedica, ecco, istruzioni dettagliate per i vostri bijou, ce lo potete proprio scrivere. E a questo punto mettiamoci anche un timbrino vintage. Ma sì, ecco qua, tanto abbiamo già tutto questo popò in giro. Naturalmente prendete un foglio di carta, altrimenti macchiate tutto. Ok? E
quindi procedete in questo modo. Vado ad allineare bene e vado a fare il mio timbro. Ed eccolo qui. Quando utilizzate questi timbri non fate quello che ho fatto io qui sotto, perché non va fatto, ok? Perché io l'ho mosso, ma naturalmente noi ripariamo facendo sembrare, io utilizzo, ecco perché utilizzo sempre il tampone marrone, perché così posso sempre andare un pochino a correggere, ecco. Quindi abbiamo tamponato, abbiamo fatto sembrare la linea come se fosse un decoro. Poi potete anche andare a decorare tutto intorno, per esempio così. Fatelo eventualmente prima di mettere il nastrino, ma come sapete io sono famosa per le improvvisazioni e quindi così, effetto trapuntato. Ho smontato, ho tolto un attimo il nastrino perché voglio fare un timbrino. Naturalmente, casomai, fatelo prima di andare a incollare tutte queste cosine. Ok? Però, insomma, così, just for you. Direi che adesso è completo. Ciao! Ragazze, vi saluto veramente perché questo era un video proprio basico, però insomma ogni tanto ci facciamo compagnia. Vi saluto! Ciao, ciao, ciao! Quindi queste sono 3 modi semplicissimi. Questo naturalmente non si va a decorare, gli altri 2 se uno li volesse decorare il problema non sussiste. Si possono prendere dei carinissimi timbri, come in questo caso, oppure se non volessimo già pensare al Natale, si può per esempio utilizzare uno di questi che è chiave della vita. Adesso ve lo mostro in azione, perché poi lo sapete, la fantasia dei colori e di tutto quanto sta sempre a voi. Quindi come sempre, buona creatività a tutte. Ciao!